Aio 5 Lite, eccolo finalmente montato sulla mia moto. Montaggio che, ve lo dico subito ragazzi, non è stato per nulla facile. Ho smontato mezza moto e non è venuto nemmeno come speravo, ma lo capirete tra un istante. C'è da dire che ho provato a chiedere a quanto 5 officine di moto, compresa la stessa KTM di Bari, ma nessuna di loro ha voluto montarmi questo dispositivo. Ovviamente a pagamento, l'ho specificato subito. Beati loro che lavorano così tanto, insomma. Quindi, seguendo il motto chi fa da sé fa per tre, me la so vista un po' da solo. E per chi ancora non conoscesse questo innovativo dispositivo per moto, lo invito a recuperare la prima parte di questa recensione, linkata nella scheda qui in alto a destra. E saliamo in sella, così ve lo faccio vedere per bene. Aio 5 Lite, un computer, un PC per moto montato su una testa snodabile che permette di angolarlo al meglio. Un bel display da 5 pollici, 1200 nits di luminosità massima, è davvero super luminoso ragazzi. Ora penso sia il minimo, c'è anche la luminosità automatica, ora attiva, ve lo metto al massimo così potete capire quanto è luminoso. Guardate un po', ok, direi di ridurre, altrimenti non si vede più nulla. Possiamo impostare uno sfondo, accedere alla memoria, abbiamo 32 GB di storage, mi è arrivato con una micro SD, anche lei a 32 GB già inserita. Qua abbiamo tutte le varie feature, possibilità di controllare lo stato della pressione dei pneumatici, collegare l'headset, è davvero facilissimo, vi faccio vedere tra un istante, GPS, radiocomando e tutta una serie di impostazioni, compreso l'update di nuove versioni. Se avete notato la velocità tende a cambiare leggermente perché ho collegato il suo GPS ed è lì attaccato con il biadesivo, spero che regga. Comunque il GPS ci dà oltre alla velocità anche indicazioni sulle coordinate molto utili e tutta una serie di dati. Possiamo ovviamente connetterci ad Android Auto o Apple CarPlay in modalità totalmente wireless e impostare una destinazione. È davvero molto fluido e comodo. Ovviamente possiamo poi passare a Spotify e tutte le varie impostazioni permesse da questi due sistemi per auto adattati al meglio anche per la moto. Per quanto riguarda invece ragazzi l'accoppiamento del vostro interfono ad Aio 5 Lite è davvero semplicissimo e non richiede nessun passaggio specifico. Io nel caso specifico ho questo interfono della Midland e l'accoppiamento è davvero immediato, ci basta collegare l'interfono in Bluetooth al nostro smartphone e lo smartphone in Bluetooth ad Aio 5 Lite. In questo modo quando andremo a riprodurre musica, effettueremo una chiamata vocale o semplicemente utilizzeremo Google Maps, sarà riprodotta automaticamente. Ve lo faccio sentire ragazzi nel nostro casco. Spero si senta. Una chicca di questo dispositivo, in caso il touch fosse bagnato, in quanto è waterproof, però con l'acqua il touch va sempre un po' a ramengo, ci sono i tasti fisici qui in alto che ci permettono di tornare al menu iniziale. Da qui accediamo alle dash camera, sono due, una frontale e una posteriore con sensore di angolo cieco utilissimo, ma come vedete non si vedono per quale motivo, e mi ricollego alla parte iniziale del video. Aio 5 Lite richiede di connettere la sua alimentazione ai poli della batteria che sono posti sotto la sella della moto. Il problema è che arrivarci sulla mia moto è un'impresa difficile, bisogna smontare, scarenarla, è già scarenata, bisogna scarenarla ulteriormente ed è una cosa che io da solo non so fare, quindi cosa ho fatto? L'ho alimentata tramite la USB-C ed eccolo qui il collegamento USB che ho installato sulla mia moto abbastanza facilmente. Comunque è stato un ulteriore passaggio che mi ha permesso di alimentare questo dispositivo tramite appunto USB-C. Purtroppo però da quello che mi ha detto l'azienda dopo che l'ho contattata, in questo modo la tensione è troppo bassa e non riesce ad alimentare anche le dashcam, un grande peccato. Sarebbe stato davvero comodo avere la dashcam nella parte posteriore della moto in modo da poter utilizzare questo bel display luminoso come specchietto retrovisore, in quanto i miei specchietti non ci si vede una mazza, ma è così un po' su tutte le moto. Provo a chiederlo quindi tramite questo video se in zona Bari c'è un'officina per moto volenterosa disposta ad installarmi questo dispositivo correttamente. Me lo faccio sapere con un commento, ovviamente la pago quanto serve. Tornando al dispositivo, comunque le avete viste tutte le varie informazioni che ci vengono fornite, tra cui lo stato di pressione degli pneumatici con la pressione appunto e la loro temperatura.
che è una chicca mica da poco. È riportata anche qui nella home e c'è la bussola. Il sensore di pressione degli pneumatici però è un accessorio da acquistare separatamente. Comunque l'ho già ordinato, dovrebbe arrivarmi e arriverà un update un aggiornamento di questo video in cui vi mostro se funziona correttamente. Se non altro almeno questi sono dei dispositivi wireless facili da collegare. Sarebbe stato davvero bello avere anche le dashcam wireless, peccato. E ovviamente ragazzi questo filo, questo cavo è da rimuovere, sto aspettando quello più corto da collegare correttamente. Gli unici due cavi che ho collegato sono questi qui, che si vanno a nascondere poi all'interno della moto. Ora però saliamo in sella, facciamo un giro e vediamo come si comporta questo bel dispositivo. Insomma ragazzi, IO5 Lite è un dispositivo che rende davvero smart la nostra moto. Se non abbiamo un infotainment, un computer di bordo con Android Auto, con navigatore e tutte le cose che vi ho mostrato, questo dispositivo tutto in uno permette davvero di rendere la nostra moto super tecnologica ma anche super sicura, specialmente se collegate anche le dashcam. Lo consiglio quindi a tutti gli appassionati di moto che vogliono fare un piccolo upgrade, un aggiornamento alla propria moto. Questo dispositivo comunque è compatibile con praticamente qualsiasi modello, bisogna solo perderci un po' di tempo per far passare tutti i vari cavi. Se vi interessa acquistarlo vi ricordo che non è ancora disponibile al pubblico, ma appena lo sarà ve lo comunicherò con un'offerta e un coupon dove sul mio canale Telegram TechBest Deals che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci, cercate IO5 Lite e appena disponibile lo troverete al suo prezzo più basso. E mentre qui a Bari diventa già buio, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate ragazzi di questo IO5 Lite, lo trovate un dispositivo interessante oppure no? Parliamone qui sotto nei commenti. E se questo video è stato di vostro interesse lasciate un bel like per supportarmi, condividete ai vostri amici e iscrivetevi al canale perché siamo già alla soglia dei 100.000 iscritti, manca pochissimo. Grazie a tutti. Questo è tutto, alla prossima e buon giro in moto. Ciao ragazzi.